Yeah, the entrance. La tomba forse più nascosta di tutto l'Egitto. Ad aprirmela è il direttore del sito che racchiude una delle città più utopiche di tutta l'antichità. So this is the most important scenes you will see in all the tomb in Amarna. Il faraone che la fece costruire non voleva essere trovato. Good. Non capisco. We can do it in Italian. No, I don't know. Città perdute che narrano di utopie faraoniche. So he find it a good place to make his new religion. He decided to make this capital here in Amarna. Cimiteri sconfinati come mari di cupole. All'orizzonte si vedono proprio che si scontrano contro la falesia. Anche questo è l'Egitto inaspettato. Benvenuti nel Medio Egitto, il cuore agricolo pulsante di questa nazione dove il turismo di massa ancora non ha messo radici. Ma c'è ben altro da raccontare in quest'ultimo episodio sull'Egitto on the road. Fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Questa è una zona meno battuta dagli itinerari turistici, sono nel governatorato di El Minya, qua dove la vita scorre lenta, dettata dai ritmi millenari dell'agricoltura e del fiume. Questa è la Valle del Nilo alle mie spalle. Parliamo di una società estremamente coesa, questo è il cuore conservatore dell'Egitto, che non è abituato al turismo di massa e a visitatori internazionali. Sto risalendo la galleria delle tombe di Akhenaton. Mi trovo nel sito archeologico di Tel Amarna, quella che doveva essere la città ideale di un faraone, costruita lontana dalla corte di Tebe, si è rivelata poi uno dei più grandi fallimenti della storia dell'antica civiltà egiziana. Tel El Amarna è un luogo che definirei la geografia del fallimento, l'utopia di un faraone che si è rivelata poi appunto fallimentare. Del sogno utopico di quel faraone oggi resta ben poco in piedi, però andiamo a vedere quali sono i resti di questa città utopica. Why was this pharaoh a revolutionary? You know that Akhenaton was very smart and he started to created a new religion. He think about the powerful who controls the sun disk. He created a new religion and a new capital. He would like to adoring to one god and he called it Aton, the sun disk. In Luxor it was not very comfortable for him to continue by this way because we have a lot of priests of Ammon not satisfied about his new religion. So he preferred to find a new place. He chose Amarna, a place surrounded by the mountain from the north and the south and the east, a virgin place no one touched it before. Akhenaton voleva isolarsi dalla corte di Tebe, in particolare dai sacerdoti. Ce n'erano circa 5.000 di sacerdoti, erano una casta veramente potente ed è per questo che si è allontanato così tanto dalla capitale per costruire la città, una città che voleva sopravvivesse per 1000 anni dopo di lui, ma così non è stato.
L'ispettore capo di Tell el Amarna mi mostra ciò che resta dell'utopica città e subito mi colpisce sentirlo leggere i geroglifici. This is the god name. This is the god name. The large two cartouches is the god name. خدي مين يا باشا. And these two names for Echnaton and one for Nefertiti. This is Aton. È la prima volta che sento il suono della lingua dei faraoni. How do we know the pronunciation of ancient Egyptian? We study Miss in born by Hamid Sutwerit, the royal great wife. Who was the royal great wife? Neferu Aton Nefertiti. عن خديجة نح. We hope to hear a long life. Voleva adorare il dio sole o forse addirittura il potere che si pensava si celasse dietro il sole, una realtà che però è durata soltanto 17 anni. As I told you before, Echnaton called his god An Khirah Horakhti Ha'im Achet Imrin Imshu Intim Atin. It means the god Rah Horakhti shine from the horizon. From his name comes the light of the sun. In Amarna you will see many scenes for the royal family when they are adoring to the sun disk. In all the scenes usually you see the king and the queen under the sun disk and the sun ray. This is Echnaton. This is the queen Nefertiti. What they are doing, they are adoring to the sun disk. The sun shine in the morning from the Akhit with the Ankh, the key of life. At the same time, the bird is flying. If you came to Amarna nowadays, in the morning, at the same time when the sun shines, you see the bird is flying and make sound. It's really remote. And it's also overlooking the city, right? Yeah, We are overlooking the city. exactly this way. So look here. And the first thing he does the boundary stela. He makes 3 boundary stela in the west bank and 12 boundary stela in the east bank to limit his city. And he speak about the things which he would like to make in Amarna. The palaces, the temple and the royal tomb. L'antica Akhetaton, oggi Amarna, è l'esemplificazione della sindrome del faraone, l'ossessione di creare potere dal nulla. According to the sun, this is the front of Ibrahim Debre, and here you can see many rock, the old the tomb, and the name of the rock is here. Questa è una delle tombe più belle e quello che mi ha colpito soprattutto è dal punto di vista ingegneristico come erano organizzati. C'erano 4 squadre, la prima che era deputata a scavare, di fatto erano dei minatori a creare questi ambienti. Poi c'era una seconda squadra che ricopriva le pareti con del gesso, del materiale che poteva essere facilmente modellabile. La terza squadra che disegnava i profili dei disegni, dei geroglifici, e poi l'ultima squadra invece che era dedicata alle finiture dei disegni. La cosa curiosa della prima bozza dei disegni è che inizialmente li facevano in nero e poi arrivavano quelli che facevano le correzioni invece in rosso 3500 anni fa, la stessa cosa che facciamo oggi quando andiamo a scuola. Visitare Amarna oggi richiede un grande sforzo di immaginazione, anche qua da questo punto panoramico magnifico da una delle stele che tracciavano il confine della città, si vede tutta la piana a ridosso del Nilo che il faraone aveva scelto per erigere questa città. Le continue inondazioni l'hanno praticamente rasa al suolo, sono pochi i resti. Forse questa pianura vuota oggi la possiamo vedere anche come una metafora, un monito per tutti quei leader, anche oggi, che si credono quasi divini.
he was revolutionary, he founded a new city, he founded a new religion, but then at the end it was a failure. Why was this city abandoned? We think that the people who study the human bones think that maybe very strong illness happened at the end of Amarna, like corona, like malaria, so this virus make all the people scared from the city and return back to Luxor. And for this reason the city is abandoned. But Akhenaten, when he started his city, he was thinking about more than 1,000 years in the future. He would like to make a tomb for himself and his successor also. He was not know that the city will abandon very quickly. Yeah, that didn't happen. Exactly, yeah. Akhenaton voleva rendere grande l'Egitto, ma la storia aveva altri piani per lui. Per andare da un sito all'altro si attraversa la campagna della Valle del Nilo. Abitazioni disadorne, strade dissestate, campi fertili. Ritmi vecchi di migliaia di anni. E qua comincia la scalata in uno dei siti archeologici più interessanti di tutto il Medio Egitto, ovvero le tombe di Ben Hassan. Come vi ho già spiegato, le tombe venivano costruite su un livello superiore rispetto alla città, perché dovevano essere in connessione con il cielo, con le divinità, e quindi bisogna salire, in questo caso 244 gradini. All'una del pomeriggio forse non è l'idea più smart, però sono molto curioso perché ci sono alcune tombe estremamente ben preservate. Di una di queste tombe è stata realizzata anche un'animazione all'interno del museo, il GEM del Cairo, che abbiamo visto. Attualmente sono soltanto 4 quelle aperte al pubblico, però ce ne sono oltre una trentina. Welcome in Ben Hassan. Ben Hassan is in Middle Egypt. Ben Hassan is modern name, but the old name of this area, Province 16 of Upper Egypt. Ancient Egypt divided to 42 provinces, 22 in Upper Egypt and 20 in Lower Egypt. He tell us he's located his provinces 16 located between province 15 in south and province 17 in north. Essere in spazi come questo è davvero incredibile. Non ero mai stato all'interno di una tomba dell'antico Egitto, ma soprattutto quello che mi colpisce di queste raffigurazioni è quanto siamo fortunati ad averle ereditate, perché ci raccontano scene della vita di tutti i giorni dell'epoca. Scene di vita quotidiana, come addirittura lo yoga, così me l'hanno definito, ovvero una sorta di meditazione dell'epoca, ma poi ancora i massaggiatori che massaggiano il proprio paziente, il parrucchiere che taglia i capelli stando seduto al proprio cliente, e poi soprattutto qui in questa tomba in particolare, su quel pilastro è raffigurato il primo contratto matrimoniale che si conosca dell'antico Egitto, dove vengono raffigurate le varie fasi del matrimonio, dai testimoni fino alla prima notte d'amore, il giorno successivo in cui bisognava mostrare il lenzuolo sporco di sangue per dimostrare la verginità della donna. Quante similitudini rispetto a tempi recenti.
nuovo l'incredibile abilità degli archeologi nel far risuonare le sillabe dell'antico Egitto. Sod, it means daughter. Hadi'a, it means high prince. Nipper, it means lord of the house. Her name Khiti. We saw so many drawings inside of these tombs and they tell us about everyday life in Egypt. So we are very lucky to have all of this information, right? Yes. All the things in Ben Hassan contains daily life things. For example, hunting fish, hunting animals, pilgrimage or sacred journey to the temple of God Osiris in Abydos. Harvest, offering presents or honor of the tombs. E poi anche il catalogo di mucche dell'epoca, cioè attraverso questi disegni riusciamo a capire quali erano le razze delle vacche d'allora. E poi soprattutto questa sequenza di oltre 200 figure che combattono fra loro, un vero e proprio manuale in movimento, un manuale cinematico perché il governatore doveva essere pronto a difendere la propria terra. And this tomb contains important sense group of people, not Egyptian, but from Asia. Their clothes different from Egyptians. They bring the animal gazelle or oryx, the symbol of Province 16, and bring coal material put in ice, black colors. They bring these presents to offer honor of the tomb, to take permission from him until allow them to stay in this area, agriculture, and live. Questa è una delle zone più fertili di tutta la Valle del Nilo e queste tombe sono come una balconata sul verde dei campi agricoli della valle. Pensate che tutta la Valle del Nilo con il suo delta misura circa 30.000 km quadrati, quindi circa quanto la pianura padana. Risalendo la Valle del Nilo scopre una geometria faraonica nascosta, unica in tutto l'Egitto. Questa è la piramide sbagliata, l'unica piramide di tutto l'Egitto che si trova sulla sponda est del fiume Nilo. Come abbiamo visto anche a Beni Hassan c'erano delle tombe sulla sponda orientale, la sponda della nascita, quindi erano assolutamente non ortodosse per il tempo, però questa è l'unica tomba a forma di piramide, o meglio quel che ne resta, ed è l'introduzione ad un sito che ha dell'incredibile. E ora preparatevi a quello che forse è lo shock visivo più grande di tutto questo viaggio in Egitto, ovvero il mare di cupole di Zayat al-Miyatin. Siamo nel cimitero islamico che sorge a ridosso della città. I cimiteri islamici sono sconfinati, ciascuna tomba sormontata da cupole bianche che riflettono la luce del sole. È un labirinto di vicoli, di strade, una città a tutti gli effetti, la città dei morti.
Adesso mi stanno accompagnando in un punto panoramico dove però bisogna scalare un po' la montagna per vedere questo mare di cupole bianche che ribollono sotto la luce del sole. Guardate. E questo è l'oceano di cupole che affaccia sulla valle del fiume Nilo, questa calce bianca accecante. Alcune di queste cupole poggiano addirittura su fondamenta di epoca romana o addirittura faraonica. È un cimitero, però è un sito che dal punto di vista compositivo, estetico, lascia davvero esterrefatti. La complessità di questa struttura ad alveare, ammirata poi dalla montagna. Questo è lo sperone di roccia che delimita il lato est della vallata del fiume Nilo. Ebbene, da qua ci si tuffa davvero in questa distesa di gusci di uova che in questo momento ribollono al sole. Fino adesso, in questo episodio, siamo stati nel perimetro del governatorato di Minia, nel Medio Egitto. È tempo di esplorarne il capoluogo, un crocevia strategico, non una meta turistica, e per questo mi piace, verace, disordinata, autentica. Prima però, un prezioso consiglio logistico. Un consiglio prezioso da Elminia: è meglio viaggiare e fare l'Egitto on the road con gruppi organizzati, con guide locali, perché ad esempio qua nel governatorato di Elminia è molto difficile viaggiare da soli e senza una guida locale. Ci sono checkpoint continui lungo la strada, ogni hotel ha un posto di polizia e di sera non vi farebbero uscire da soli senza una guida. A me ad esempio, per fare una passeggiata sulla cornice di Elminia, che è molto carina, mi hanno assegnato un poliziotto oltre che alla mia guida locale. Speriamo che le regole cambino al più presto, siano meno stringenti, sia per farvi godere di più il soggiorno, ma anche per favorire lo sviluppo del turismo locale. Minia ti travolge col suo frastuono, i palazzi coloniali sbiaditi, i ricordi di un passato commerciale che resiste nel suo souk. Dato che a Minia mi sono allontanato dalla guida, il mio obiettivo era passare inosservato, ma qualcosa è andato storto. Dei sarti mi invitano a sedermi nella loro bottega e a guardarli lavorare fino a ben dopo il tramonto. Camicia! Pasticcere mi suggerisce quali dolci tipici provare. This one, goulash. and this one. Mousse crema. Ok. Ok. I pasticceri, ma anche dei passanti, mi chiedono di scattare foto insieme a loro. Di sera, la cornice sul Nilo diventa un grande soggiorno a cielo aperto per cristiani e musulmani.
Era davvero inaccessibile questo monastero, siamo in cima a una falesia sulla valle del Nilo e un tempo i frati e i visitatori per arrivare qua dovevano farsi tirare su dei cesti di vimini grazie a una carrucola fino a quando è stata costruita prima una scalinata, poi una strada, questa terrazza panoramica che permette di godere del magnifico panorama della valle del Nilo con le acque che si sono ritirate rispetto a un tempo. We are in a very special place for Copts and is it still today very important? من أهم الأماكن الأثرية اللي زارتها العائلة المقدسة على أرض مصر كلها في دير السيدة العذراء مريم، دير جبل الطير، صمالوط المنيا، وبيتميز Ora vi porto in uno di quei luoghi in cui si ritiene che la Sacra Famiglia, in fuga in Egitto, abbia trovato rifugio per alcuni periodi, Gabal al-Teir, un monastero che è scavato nella roccia. أول معلمة الملكة هيلانا أمرت بنحت الصخر دي كلها وعملتها كنيسة باسم الست العذراء مريم. الكلام ده سنة 328 ميلادية، موافق 44 للشهداء القرن الرابع الميلادي. فالكنيسة بتتميز كلها صخرة بما فيها الحيطان الأربعة، بما فيها ال 12 عمود، بما فيها المعمودية اللي في نفس العمود، واللجان القرن الرابع الميلادي. Oggi è diventata una meta di pellegrinaggio molto nota in Egitto per la cristianità e tutto attorno è sorto un vero e proprio villaggio che dipende dal turismo. اسم التاني جبل الكف. بيقول البابا سوفيلس البطرق كان رقم 23 في عدد البطارقة إن العائلة المقدسة وهي جاية هنا عندنا ركبت المركب من المعادي عشان تعدي نهر النيل. هم معديين نهر النيل كان في صخرة كبيرة تيجي عليهم فيها واحدة ساحرة شريرة، فخافت الست العذراء مريم على حياة السيد المسيح، فالسيد المسيح شاور كده بكفه على الصخرة راح كفه ده انطبق. Padre Tauferes mi mostra un'opera che è un affaccio su Gerusalemme, oltre i confini del deserto. سانت ميري السيدة العذراء مريم دي رسمها واحد اسمه أناستاس القدسي، كان من القدس، والأصلية اللي أخدها من اللي رسمها لينا لوجا الإنجيلي. لوجا كان إحدى الحواريين بتوع السيد المسيح، فرأى الست العذراء مريم بعينه، بدأ يحفر الملامح بتاع الوش بتاعها وبدأ يعمل لنا صورة اللي عملها لوجا موجودة في القدس حاليا في أورشليم القدس. فأناستاسي دوت رسم من اللي عملها لوجا وعمل لنا الأيقونة ديت فيها 5 سمات. Since the Holy Family was welcomed here, can we say that it's a place of peace and acceptance and welcome? لجأ إلى مصر إبراهيم وموسى ويوسف، كان الرجل الثاني بعد فرعون مصر. مصر تعتبر صاحبة أعظم الحضارات على مستوى العالم كله. حضارة مصر 7000 سنة. Cultura islamica e cristiana continuano a fondersi tra le due sponde del Nilo. Non lontano, il cuore multicentrico dell'Egitto pulsa in un piccolo borgo affollato.
giorno di festival ad Albach Nasa, tutti i venerdì qua è festa, la gente viene a vendere i propri prodotti. C'è una sorta di Luna Park allestito, si gioca sulla sabbia, ma noi andiamo a scoprire invece un'altra chicca della storia egiziana. Albach Nasa è una città che affascina per la sua incredibile stratificazione spirituale. E in accordo sempre con la tradizione cristiana, sotto questa pianta la Sacra Famiglia si è riposata prima di andare al monastero che vi ho mostrato. Come vedete ho le guardie attorno che stanno continuando a convincere i bambini ad allontanarsi, però sono talmente incuriositi che un po' quasi mi dispiace che li stiano sgridando. In questi luoghi remoti non esistono occidentali, quindi venire qua da soli sarebbe davvero complicato. Io sono accompagnato da guide che mi aiutano, diciamo, a sopravvivere alla folla di gente che ti assale perché è incuriosita fondamentalmente, frotte di ragazzini, di giovani, di bambini che vogliono stringere la mano, fare fotografie. Salam alaikum. Ma quello che siamo alaikum. They didn't understand. Qui ad Albach Nasa c'è un cimitero islamico importantissimo, come vedete è sconfinato, ci sono un'infinità di tombe, ma soprattutto fra queste vi sono dei mausolei che si ritiene custodiscano le spoglie di coloro che combatterono, che assistettero alla prima battaglia dei musulmani di Maometto contro i non credenti, risalgono dunque al VII secolo d.C. So why Albach Nasa is very important historically? البهنسة هي تعتبر متحف تاريخي مفتوح لأنها تضم آثار من جميع العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة للأسرة 26 ثم العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية وتضم الكثير أيضا من الآثار الإسلامية. هو الضريح مسجل في إعداد الآثار بضريح محمد ابن عقبة ابن عامر الجهني وترجع شهرته إلى وجود 11 ضريح وينسب يسمى البدريين نسبة لغزوة بدر لأن في مجموعة من الصحابة والتابعين كانوا حضروا غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهدوا أثناء الفتح الإسلامي لمدينة البهنسة. E queste sono le tombe di quelli che si ritiene essere stati tra i primi seguaci di Maometto, di aver assistito alla prima battaglia dei musulmani contro i non credenti. Siamo nel VII secolo d.C. Tra l'altro qua dentro c'è un profumo come di oli essenziali, eppure mi hanno detto che in realtà è il profumo naturale del posto. Un pezzo enorme della storia dell'Islam è sepolta sotto questa volta di calce. وهذا الضريح يضم هؤلاء الصحابة اللي يرجع تسميتهم إلى غزوة بدر. Oggi tra l'altro è anche venerdì, giorno di preghiera, giorno in cui i familiari vengono a salutare i propri defunti. Questa è tutta la gente che ho al seguito, che mi sta proteggendo, anche se in realtà non ne ho davvero bisogno.
ci siamo spostati in un altro mausoleo dove sono sepolte le donne, le chiamano le 7 donne di Abat Nasa. Furono donne che decisero di aggregarsi all'esercito musulmano, vennero dunque uccise dai romani, vengono considerate oggi delle martiri e sono sepolte qua. Vengono venerate dalla gente del posto che cercano protezione e soprattutto per curare le malattie, come ad esempio l'infertilità. Per richiedere la cura delle malattie ci si rotola sulla sabbia. Le famiglie pregano e passano il venerdì di festa all'ombra degli eucalipti. I bambini giocano nella sabbia tra giostre e cammelli. Una misurata spensieratezza. Gli ultimi istanti in Egitto decido di affidarli alle correnti del Nilo. Can I go in? Yes. E per finire lasciamo che sia il Nilo a dettare il ritmo della fine di questo viaggio. Ed è una disconnessione totale dalla nostra vita frenetica del XXI secolo. Qua c'è soltanto spazio per il soffio del vento e il rumore dell'acqua che si infrange sullo scafo. Siamo ancora una volta andati oltre gli itinerari canonici, siamo andati oltre le mete più battute di questo antico paese e abbiamo scoperto insieme la pelle autentica dell'Egitto. L'Egitto è come una pergamena scritta, raschiata e poi riscritta più e più volte, perché nulla viene mai cancellato veramente in Egitto. E allora se vuoi continuare a viaggiare con me, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.